Ciao, sono Giacomo Rossi, sono un cantante e vocal coach. Oggi torno ad ascoltare i Dirty Loops. Sono una band svedese e il cantante Jona Nilsson è un cantante fenomenale, mi ha stupito tantissimo, ma mi hanno stupito ancora di più come band, perché hanno delle idee incredibili, sono tecnicamente preparatissimi, pazzeschi e hanno un sound veramente originale a dir poco. E qui suonano Breakdown. Non ho mai ascoltato questo brano, questo è il video ufficiale. L'ascolterò per la prima volta insieme a voi e darò anche un commento di analisi tecnica, vocale e non solo, perché andrò ad ascoltare anche loro come musicisti. Prima di iniziare vi chiedo per favore di lasciare un like e iscrivervi al canale se volete supportarmi, e se volete potete anche abbonarvi per ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati, come la possibilità di vedere in anticipo i prossimi video che pubblicherò. Adesso ascolterò tutto il brano senza mai interrompere, dopodiché tornerò dall'inizio e cercherò di analizzare i dettagli tecnici di questo brano. Andiamo ad ascoltare Breakdown. Up in the rain, if you feed my desire, I'm playing your game. I'm standing in silence, keep searching but I'm blind. Just need some kind of guidance, I'm losing my mind. To get closer, you're running away. When I try to keep things open, you wanna stay. I'm trying to ignore that before. I don't think I can take it no more. Sound of the breakdown. Sound of the breakdown. I'm about to break down. Hey, about to break down. Can't stand the feeling. I'm walking in a haze, where every promise always seems to keep fading away. It's like I'm going round in circles. I'm stuck in a lane, and I don't know how to turn this before I go missing. I know it ain't no good, but I want it so bad. The worst thing is the best thing I have. I'm about to break down. Yes, I'm about to break down. I'm about to break down. Hey, about to break down. Got caught up in the universe. Every blessing turns into a curse, like a song that should be left unheard. I got caught up in the pain. I'm trying to get closer, running away. I try to keep things open, wanna stay. I'm trying to ignore that we've been it before. I don't think I can take it no more. I don't think I can take it no more. 'Cause I don't think I can take it no more. 'Cause I'm about to break down. 'Cause I'm about to break down. I'm about to break down. Hey, about to break down.
Wow. Pazzeschi, bravissimi. Bravissimi. Qua ci sono i titoli di coda. Wow. Ok. Ho fatto bene a ascoltarla tutta per avere un'idea dell'insieme, però questo è un gran bel brano. Bellissimo. Molto orecchiabile. Come ho detto altre volte, loro sono bravissimi a fare cose complicatissime, molto tecniche, virtuose, e però essere orecchiabili, essere fruibili anche da un ascoltatore che non ama tanto il virtuosismo, perché il virtuosismo ti scivola addosso in maniera dolce, non è forzato, non fanno virtuosismi per farti vedere che lo sanno fare, ok? Lo fanno in maniera equilibrata per emozionare chi ascolta, ok? Quindi la tecnica è al servizio dell'interpretazione. Come ho detto altre volte, deve essere così, altrimenti si scade sì, nell'effetto speciale, ma non c'è anima. Loro hanno una grande anima mentre stanno cantando, mentre stanno suonando, mentre sta cantando Iona, ma mentre stanno suonando tutti, vedete come sono anche fisicamente trasportati nel brano mentre stanno suonando. Bravi, veramente molto molto bravi. Andiamo da capo, ascoltiamo tutto quanto, cercando di analizzare insomma i dettagli che io ho potuto notare di questo brano pazzesco. I walk through the fire. Ok, questo intro iniziale strumentale mi ha ricordato moltissimo i Toto, altra band che credo di aver citato in altri video di Dirty Loops, perché secondo me richiamano un po' quel tipo di sonorità. Scusate l'interruzione, la mia analisi riprenderà tra un minuto, ma ci tenevo moltissimo a ringraziare lo sponsor di questo video. Diamo il benvenuto sul canale a Superprof. Superprof è una piattaforma pazzesca che mette in relazione allievi e insegnanti con lo scopo di condividere competenze, passioni ed esperienze. Il servizio è attivo in oltre 45 paesi in tutto il mondo, con milioni di professori iscritti e attivi, decine di migliaia di allievi ogni giorno, in più di 2000 materie. Ti interessa un corso di canto? C'è! E troverai tanti insegnanti qualificati in base alla tua zona. E ci sono anch'io tra questi. Canto moderno, canto lirico, corsi di chitarra, elettrica, acustica classica, corsi di qualsiasi tipo a livello musicale e non solo, perché troverete professori di matematica, italiano, filosofia, ma anche corsi che vanno dal songwriting alle arti marziali. Qualsiasi cosa vi venga in mente, su Superprof c'è. E se vi iscrivete al sito con il mio link personale che trovate in descrizione, avrete diritto a un super sconto sul servizio. Se invece siete professionisti, potete iscrivervi gratuitamente sul portale e offrire le vostre lezioni. Inizia a super imparare con Superprof. I Toto, sì. Brani degli anni 80, anche 90, proprio 80 dei Toto. Sì, hanno questo sound, questa pasta sonora, e anche i Toto sono tuttora una band molto tecnica, ok? E anche loro hanno sempre fatto cose virtuose, però molto musicali, artisticamente di grande livello, e loro stanno facendo la stessa cosa. Bravi. Appena inizia a cantare Iona, chiaramente questo riferimento ai Toto un po' svanisce, perché ha una voce molto diversa dal cantante dei Toto, dai cantanti dei Toto, perché i Toto hanno avuto tanti cantanti nel corso del tempo, e qui mi ricorda molto di più invece Michael Jackson, ok? Soprattutto quando fa le note più alte mi ricorda moltissimo Michael Jackson, l'ho detto anche altre volte. Hanno fatto anche una cover di Thriller di Michael Jackson, cover pazzesca, ho fatto la reaction anche su quella, la trovate qui sotto in descrizione. Però sì, mi ricorda moltissimo, un po' un mix tra Michael Jackson e Stevie Wonder, come ho detto altre volte. Ascoltiamo. End up in the rain. If you feed my desire, I'm playing your game. I'm standing in silence, keep
searching but I'm blind. Just need some kind of guidance. Bellissimo anche questo stacchettino di batteria, riascoltiamolo, molto molto jazz. Keep searching but I'm blind. Just need Sono sestine queste qui, mi sembrano, no? Queste sestine buttate lì senza così, senza che te lo aspetti, però appunto questi piccoli virtuosismi li fanno in certi momenti, ma non esagerano mai. Lo usano come variazione, come stacchetto, come fill, però poi ritornano a suonare la loro parte in maniera più morbida, diciamo, senza troppe interruzioni. Quindi bravi anche nel gusto del gestire, no? Questo equilibrio tra il virtuoso e il semplice, ok? Non è facile. È molto bravo Iona qui a cantare con questo suono a massa sottile, un po' arioso. Dovrei leggere anche il testo di questa canzone, però anche dallo sguardo e dal tono della voce mi sembra insomma che sia una canzone abbastanza dolorosa in un qualche modo. Anche il titolo Breakdown, insomma, mi viene in mente un po' quello. E quindi anche con lo sguardo riesce proprio a interpretare tanto, è veramente molto emotivo e mi piace moltissimo come sta cantando. Andiamo avanti. need some kind of guidance. I'm losing my mind. When I'm trying to get closer, running away. When I try to keep things open, you wanna stay. I'm trying to ignore that before. I don't think I can take it no more. Sound of the breakdown. Ok, vorrei vedere che note ha fatto qui in questo pre-ritornello. Ok, si muove su un Do 5 toccando anche un Mi bemolle 5, quindi note tanto alte, di nuovo un timbro un po' alla Michael Jackson. Michael Jackson cantava su queste tonalità molto alte, con questo suono squillante, schiacciato, sottile, ma comunque sempre molto controllato e non mi dà mai l'idea del falsetto, è sempre in voce mista, ok? Molto molto bravo. Di nuovo questi stacchettini sia di basso, ogni tanto ci mette un po' di slap, e la batteria che fa questi fill molto energici. Mi piace molto l'energia che ci mette e anche questi, insomma, questi stacchi un po', sì, un po' jazz, io direi un po' jazz, anche se non sono un grande, diciamo, non ho mai approfondito tanto questo genere, ecco. Però loro sono dei musicisti veramente completi, come ho detto altre volte mettono insieme tanti generi tutti insieme all'interno dello stesso brano. Sentiamo il ritornello. Sound of the breakdown. I'm about to break down. Hey, about to break down. Bello. Can't stand the feeling. Ok, molto bello questo ritornello. Mi piace moltissimo questo effetto doubler tra le voci, cioè ci sono delle voci che ricalcano la stessa melodia che fa Iona, è sempre lui che le ha registrate sicuramente, e quindi raddoppiano la melodia senza fare un'armonizzazione, semplicemente ricalcano ed enfatizzano la melodia principale e crea un effetto corale, diciamo, molto bello. Sì, sì, va proprio a enfatizzare la parte vocale del ritornello. Bello, bello come effetto. Qua ritorna invece sulla strofa, ritorna, vedete anche nello sguardo, la malinconia dell'inizio e anche questo suono, questo timbro un pochino più leggero, alleggerito e soffiato, e anche delle belle basse. Quando canta in queste tonalità medie, anche un bel calore su queste frequenze. I'm walking in a haze where every promise always seems to keep fading away. It's like I'm going round in circles. Mi ricordano anche un po' i Mr. Big, non ricordo se li ho citati in altri video sui Dirty Loops, però sì, questo, sia la sonorità
quindi il sound generale della band, sia questa capacità di essere virtuosi pur essendo molto melodici. Sì, me lo ricordano molto. Stuck in a lane, and I don't know how to turn this before I go missing. Oh. I did no good, but I want it so bad. The worst thing is the best thing I have. The breakdown. 'Cause I'm Cioè, allora, guardate la sua bocca, l'ho detto anche altre volte. Allora, questa è la posizione che anche il metodo che insegno io insegna. È una delle posizioni possibili per cantare, soprattutto su queste note alte. La posizione orizzontale. Cosa significa? Che la lingua è parallela al palato, ok? Questa è ciò che insegna il metodo Extreme Mixed Voice, EMV. Trovate il link qua sotto se volete approfondire questo metodo. E cosa succede? Che la lingua, essendo parallela al palato, la gestione del suono avviene orizzontalmente, cioè il suono si muove su questo spazio, in questo spazio tra la lingua e il palato, e non ha dislivelli, non ha increspature, non ha momenti di tensione, perché se la lingua invece si contrae e si abbassa, il suono verrebbe ingolato, verrebbe spostato, ok? Invece rimane sullo stesso piano, quindi anche se la nota sale o la nota scende, il suono viene gestito orizzontalmente. Questo gli dà una grande stabilità, gli dà una grande agilità e un suono anche molto squillante, perché poi va a enfatizzare queste frequenze medio-alte che si posizionano qui sui risuonatori superiori. Infatti, come vedete, scopre i denti e alza gli zigomi, ma non basta scoprire i denti e alzare gli zigomi, bisogna anche gestire la posizione della lingua. La lingua è un muscolo veramente complesso da gestire, proprio perché lì si accumulano varie tensioni, ok? Sia nella vita di tutti i giorni, sia soprattutto quando cantiamo. E la lingua gestisce l'articolazione, gestisce la risonanza, tante cose, e anche le tensioni, perché se c'è una tensione soprattutto alla radice della lingua, quindi nella parte di dietro, questa tensione si propagherà anche poi nel mento, nella mandibola, nel collo, nella gola, ok? Quindi delle volte la difficoltà dei cantanti, soprattutto quelli alle prime armi, è proprio nella gestione della posizione della lingua. Lui è perfetto da questo punto di vista, tecnicamente ineccepibile, e lo vedete, questa è la fotografia di come andrebbe tenuta la lingua per cantare un brano del genere. Bravissimo. Tra l'altro lui è autodidatta, da quello che mi avete detto, cioè lui ha imparato da solo, provando, ascoltando i suoi idoli, chiaramente imitandoli anche magari, però ha imparato da solo a cantare in questa maniera pazzesca, ha un'estensione incredibile, un'agilità incredibile, e canta veramente molto molto bene. Bravissimo. about to break down. I'm about to break down. Hey, about to break down. I got caught up in the universe. Every blessing turns into a curse, like a song that should be left unheard. I got caught up in the pain. Ok, bellissima questa parte in cui va a gestire questo soffiato con anche l'aggiunta delle armonizzazioni, anch'esse soffiate, quindi questo suono molto, molto etereo, e questo effetto armonizzato bellissimo, molto bello. Qua c'è uno stacco invece in cui rimane strumentale, si calma un po' la canzone, quindi si abbassa la dinamica, e qui, adesso ve lo faccio sentire, mi ricordano un po' i Genesis, che è un'altra grandissima band prog, ok? I Genesis proprio dei primi tempi. Qui mi ricorda sia il suono della tastiera, sia un po', sì, la parte in sé. Interessante. Ascoltiamo. Sì. I'm trying to get closer, running away. I try to keep things open, wanna stay. I'm trying to ignore that we've been it before. I don't think I can take it no more. I don't think I can take it no more.
pazzesco. Qui sono successe tante cose in pochi secondi, infatti adesso riascoltiamo. Allora, c'è stato questo stacco bellissimo, poi riprende a cantare con questo suono molto malinconico, leggero, sì, veramente emotivamente molto molto efficace. Mi piace moltissimo il suono del synth, insomma degli archi, della tastiera. Tutti i suoni di questo brano sono veramente molto gestiti, molto pensati in maniera precisa, bravissimi nel sound design, diciamo, di questa band. E poi c'è questo crescendo con questo stacco di batteria fighissimo, dove c'è anche questo riverbero sulla batteria che enfatizza la rullata, che mi è piaciuta tantissimo, anche questo fa molto anni 80, devo dire. E poi questo acuto altissimo, quindi ascoltiamo di nuovo questa cosa e poi vediamo che nota ha fatto. Qua. 'Cause I don't think I can take it no more. 'Cause I'm about to break down. 'Cause I'm about to break down. Ok, About to break down. scusate, allora, due cose. La prima è che non c'era solo un riverbero sulla batteria, ma anche una sorta di phaser, non lo so, comunque un altro effetto che l'ha resa ancora più accattivante questa rullata, molto particolare, originale. E poi prima dell'acuto, mi ero dimenticato, fa anche questo melisma particolarissimo, sembra un po' arabeggiante, con queste note veloci ma veramente molto precise. Lui ha questa agilità vocale veramente invidiabile. Riascoltiamolo? Sì, quindi queste sono le note, io non lo so fare con questa agilità assolutamente, però sono già note alte, molto agile e questa sonorità sì, arabeggiante, strana, particolare, etnica. E poi questo acuto, vediamo che nota è. Forse questa, vediamo. No, va più su. Ok, quindi prima sta su un sol diesis, poi tocca un si bemolle 5, una nota altissima, veramente molto bravo. Qua è sicuramente in meccanismo 2, assolutamente, però non lo chiamerei falsetto, perché comunque sentite quanto è potente questo suono, pieno, molto risonante, molto penetrante. Bravo. Andiamo avanti. Bellissimi questi melismi, mi ricorda di nuovo moltissimo Stevie Wonder quando fa queste cose ed è veramente sempre precisissimo. Qui non c'è autotune, non ci sono correzioni, probabilmente qualche correzione ci potrà anche essere perché comunque è una versione studio, ma si sente che non ci sono grosse correzioni, ok? È lui che canta così, veramente bravissimo. Ok, qui c'è stata una parte anche abbastanza semplice, ripetitiva, l'ha ripetuta più volte, però nella sua semplicità era perfetta, quindi vedete come sono capaci di fare anche cose semplici quando serve, ma comunque efficaci. Questa è la loro capacità, bravissimi. E poi invece danno sfogo a tutta la loro abilità con questi stacchi pazzeschi. Vabbè, adesso continuiamo ad ascoltarli, però m'ha colpito più la parte, diciamo,
semplice, tra virgolette, perché è bella, è proprio bella nella sua semplicità. Bravi. Wow. Bellissimo. Bellissimo. Questa parte finale è stata pazzesca. Mi piace il fatto che l'abbiano lasciata strumentale e vedete anche lui, Yona, come è rapito mentre sta suonando, perché ogni nota che suona ha un significato per lui, ok? E anche per chi ascolta. E quindi si lascia proprio trasportare dalle note della canzone. E questo finale, dopo la malinconia che c'era stata prima, qui sembra quasi che ci sia una sorta di rinascita. Ho questa impressione, le note mi danno quella sensazione, una sorta sì, di spiraglio di speranza per il futuro, ok? Dopo la tristezza iniziale. Però dovrei andarmi a leggere il testo per capire meglio il tema della canzone. Magari fatemelo sapere anche voi nei commenti se vi va. Vabbè, mi fermo qua. È stata una canzone bellissima, mi è piaciuta tanto. Mi raccomando, fatemi sapere nei commenti quale potrebbe essere la prossima reaction sui Dirty Loops e non solo. Bene, grazie per aver visto questo video. Se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale se volete supportarmi e se volete potete anche abbonarvi per ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati, come la possibilità di vedere in anticipo i prossimi video che pubblicherò. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!